Lezione 1. Usanze culturali. Le usanze derivano da pratiche tradizionali, come stringere la mano con la mano destra. Sì, quel gesto probabilmente significava che non nascondevi un'arma. Esattamente. È affascinante come i gesti abbiano così tanto significato. Decisamente. Riflettono la cultura e i valori di una società. Adoro conoscere usanze diverse quando viaggio. Anche io. È un ottimo modo per entrare in contatto con persone di diversa estrazione. Comprendere le differenze culturali arricchisce le nostre esperienze. Assolutamente. Ci aiuta ad apprezzare la diversità nel mondo. Sono ansioso di saperne di più su queste pratiche nei viaggi futuri. Lezione 2. Attività fisica. L'attività fisica regolare è essenziale anche per la nostra salute e il nostro benessere generale. Decisamente. Aiuta a mantenere il nostro corpo in forma e la nostra mente acuta. Sì, mi sento molto meglio quando incorporo l'esercizio fisico nella mia routine. Sono d'accordo. Aumenta significativamente il mio umore e i miei livelli di energia. Inoltre, è un ottimo modo per alleviare lo stress e rilassarsi dopo una lunga giornata. Assolutamente. Trovare attività che ti piacciono rende più facile rimanere attivi. Esattamente. Adoro fare passeggiate e provare nuove lezioni di allenamento. È un ottimo approccio. La varietà mantiene le cose interessanti. Impegniamoci a sostenerci a vicenda nei nostri percorsi di fitness. Lezione 3. Eventi sportivi. Ci sono molti eventi sportivi diversi che si svolgono in questa stagione. Sì, la sezione sportiva fornisce punteggi e risultati per molti giochi e competizioni. Adoro rimanere aggiornato sulle mie squadre e sui miei giocatori preferiti. Anche io. È emozionante seguire i loro progressi durante tutta la stagione. Guardare le partite dal vivo aggiunge tanta emozione all'esperienza. Assolutamente. L'atmosfera nello stadio è elettrica. Inoltre, è un ottimo modo per legare con amici e familiari. Sì, condividere quei momenti crea ricordi duraturi. Non vedo l'ora di vedere alcuni giochi insieme quest'anno. Lezione 4. Mattine positive. Decisamente. Iniziare la giornata con una mentalità positiva dà un buon tono. Sono completamente d'accordo. Influenza il modo in cui gestiamo il resto della giornata. Sì, quei rituali mattutini possono davvero fare la differenza. Adoro prendermi un momento per riflettere e definire le intenzioni per la giornata. È un'ottima pratica. Mi aiuta a rimanere concentrato sui miei obiettivi. Assolutamente. Un inizio positivo può portare a una giornata produttiva. Sono entusiasta di condividere le nostre routine mattutine e di ispirarci a vicenda. Anche io. Continuiamo a incoraggiare la positività nelle nostre vite. Ecco come rendere ogni giorno fantastico. Lezione 5. Superare le sfide. Ci sono modi per superare le sfide della vita, ci vuole solo creatività e impegno. Assolutamente. Hai qualche consiglio su come gestire gli ostacoli in modo efficace? Sono disposto a provare qualsiasi cosa possa aiutare a migliorare la situazione. Questa è la mentalità giusta.
Essere aperti a nuove soluzioni può portare a grandi scoperte. Sì. A volte, una nuova prospettiva è tutto ciò che serve per trovare una via d'uscita. Esattamente. Anche la collaborazione con gli altri può fornire spunti preziosi. Sono d'accordo. La condivisione di idee spesso porta a soluzioni innovative a cui potremmo non pensare da soli. E riflettere sulle esperienze passate ci aiuta a evitare trappole simili in futuro. Sì, imparare dagli errori è una parte cruciale della crescita personale. Lezione 6. Proliferazione nucleare. Proclamiamo a voce più alta che possiamo la totale follia della proliferazione nucleare. Assolutamente. È una questione critica che colpisce tutti a livello globale. La necessità di un congelamento nucleare è essenziale per garantire la sicurezza. Sì, senza di essa il rischio di escalation e di conflitto aumenta drammaticamente. Credo che sia importante che i cittadini esprimano le loro preoccupazioni al riguardo. Decisamente. La consapevolezza può guidare il cambiamento e promuovere la pace. È fondamentale impegnarsi in discussioni sul disarmo e sulla diplomazia. Sì, comprendere le implicazioni delle armi nucleari è vitale per le generazioni future. Spero che più persone si uniscano alla conversazione e sostengano un mondo più sicuro. Lezione 7. Difficoltà escursionistica. Dipende dalla difficoltà del percorso, ovviamente. Sì, possiamo controllare online le valutazioni e le recensioni dei sentieri. In questo modo, possiamo scegliere un'escursione adatta ai nostri livelli di abilità. Esattamente. È importante sapere cosa aspettarsi prima di partire. Voglio assicurarmi di vivere un'esperienza piacevole senza affaticarci troppo. Assolutamente. Un'escursione ben pianificata può essere molto divertente. Inoltre, anche controllare le condizioni meteorologiche prima di partire è essenziale. Sì, ci aiuta a prepararci per eventuali cambiamenti nell'ambiente. Sono entusiasta di esplorare insieme alcuni bellissimi sentieri. Lezione 8. Ispirazione per ridipingere. Sarà una grande opportunità per trovare oggetti stimolanti per i nostri progetti di ristrutturazione. Sì, visitare i mercati locali può portare ad alcune scoperte uniche. Esattamente. Adoro l'idea di incorporare pezzi originali nel nostro spazio. Anche io. Aggiunge carattere e racconta una storia sulla nostra casa. Inoltre, sostenere gli artigiani locali è sempre un vantaggio. Assolutamente. È bello contribuire alla comunità mentre si decora. Non vedo l'ora di vedere quali tesori troveremo durante il nostro giro di shopping. Lo stesso qui. Facciamo un elenco di ciò che stiamo cercando. Ottima idea. Questo ci aiuterà a rimanere concentrati mentre navighiamo. Lezione 9. Verifica dei progressi. Buongiorno. Sì, penso che finora abbiamo fatto grandi progressi. Buongiorno. Sono d'accordo. È gratificante vedere i nostri sforzi ripagati. Sì, ogni piccolo passo ci avvicina ai nostri obiettivi. Sono orgoglioso di quanto abbiamo realizzato insieme. Assolutamente. La collaborazione rende il processo molto più fluido. Inoltre, è sempre divertente affrontare i progetti in squadra.
Non vedo l'ora di vedere i risultati finali del nostro duro lavoro. Anche io. Manteniamo lo slancio e finiamo alla grande. Sì, siamo sulla strada giusta. Torniamo indietro. Lezione 10. Esplorare le opzioni. Da un po' di tempo sto pensando a dove andare dopo. Dove suggerisci di esplorare? Che ne dici di scoprire una bellissima spiaggia nelle vicinanze? Sembra perfetto. La spiaggia è sempre rinfrescante e rilassante. Sì. Potremmo trascorrere la giornata prendendo il sole e nuotando. Adoro quell'idea. È un ottimo modo per rilassarsi e godersi la natura. Inoltre, un picnic sulla spiaggia sarebbe davvero divertente. Assolutamente. Prepariamo degli spuntini e trascorriamo una giornata così. Non vedo l'ora di sentire la sabbia tra le dita dei piedi. Lezione 11. Prospettive storiche. C'è stato un tempo in cui i casi penali venivano decisi in altri modi. Sì, è affascinante vedere fino a che punto è arrivato il nostro sistema legale. Molti metodi storici di giustizia erano molto meno giusti ed equilibrati. Assolutamente. Comprendere la storia ci aiuta ad apprezzare il nostro sistema attuale. Sì, sottolinea anche l'importanza di riforme e miglioramenti continui. Credo che sia fondamentale imparare dal passato per creare un futuro migliore. Esattamente. Le discussioni su giustizia ed equità sono sempre rilevanti. Sono d'accordo. Incoraggiano il pensiero critico e la consapevolezza nella società. Continuiamo ad esplorare questi argomenti, sono essenziali per comprendere il nostro mondo. Lezione 12. Dettagli sulla colazione. Sì, la colazione è inclusa, è servito dalle 7 alle 10. È fantastico. Avere la colazione inclusa rende le mattine molto più facili. Assolutamente. È bello avere il pasto pronto già all'inizio della giornata. Inoltre, ci dà la possibilità di goderci una piacevole colazione insieme. Lo adoro. Dà un tono positivo per il resto della giornata. Esattamente. Iniziare la giornata con buon cibo e buona compagnia è importante. Non vedo l'ora di provare le opzioni per la colazione che offrono. Anche io. Assicuriamoci di svegliarci presto e divertirci. Sì, una buona colazione è il modo migliore per alimentare le nostre avventure. Lezione 13. Storia dell'allevamento. Dopo che le praterie furono recintate, il lavoro disponibile fu meno. È vero, i grandi ranch impiegano ancora molti lavoratori, ma il panorama è cambiato. È interessante come le pratiche agricole si siano evolute nel corso degli anni. Assolutamente. I cambiamenti nell'uso del territorio hanno impatti significativi sulle comunità. Molte famiglie facevano affidamento sulla terra aperta per il loro sostentamento. Sì, è un promemoria dell'importanza delle pratiche sostenibili. Mi chiedo come si adatterà l'allevamento alle sfide future. Questa è una domanda cruciale. L'innovazione sarà fondamentale nei prossimi anni. Continuiamo a esplorare insieme la storia e il futuro dell'agricoltura. Lezione 14. Arredamento sostenibile. Lo terrò a mente,
Che ne dici di utilizzare materiali sostenibili nell'arredamento? Questo è un approccio intelligente. I materiali sostenibili sono migliori per l'ambiente. Esattamente. Aggiungono anche un tocco unico al nostro spazio. Sì, inoltre, spesso portano con sé storie interessanti. Adoro l'idea di creare una casa che rifletta i nostri valori. Assolutamente. Si tratta di fare scelte consapevoli. Cerchiamo insieme alcune opzioni per un arredamento sostenibile. Sono entusiasta di vedere cosa possiamo trovare. Anche io. Questo sarà un progetto divertente in linea con i nostri principi. Lezione 15. Transizioni fluide. È essenziale per una transizione fluida una volta che avremo le scadenze riviste. Assolutamente. Scadenze chiare aiutano tutti a rimanere organizzati e concentrati. Sì, riduce la confusione e mantiene il progetto sulla buona strada. Sono completamente d'accordo. Dobbiamo comunicare questi cambiamenti in modo efficace. Esattamente. Mi assicurerò di inviare un programma aggiornato alla squadra. Sembra perfetto. È importante che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda. Penso anche che un breve incontro aiuterebbe a chiarire ogni dubbio. Ottima idea. In questo modo possiamo affrontare subito le preoccupazioni. Definiamo le scadenze e poi pianifichiamo l'incontro. Lezione 16. Celebrazioni di Halloween. La festa chiamata Halloween si celebra il 31 ottobre di ogni anno. Sì, è un momento così divertente e inquietante. Adoro tutte le decorazioni. Assolutamente. Le persone diventano davvero creative con i loro costumi e le loro installazioni. Sono d'accordo. Travestirsi e fare dolcetto o scherzetto è un punto culminante per molti. Inoltre le feste a tema sono sempre divertenti. Sì, è un'ottima scusa per riunirsi con gli amici e divertirsi. Hai qualche programma per questo Halloween? Sto pensando di organizzare una festa in maschera a casa mia. Sembra fantastico. Conta su di me, non vedo l'ora di vedere gli outfit di tutti. Lezione 17. La stanza di un fratello. La camera da letto di mio fratello è dipinta di blu ed è bellissima. Sembra carino. Il blu è un colore davvero rilassante per una stanza. Sì. Ha anche delle persiane alle finestre per controllare la luce. È intelligente. Deve aiutarlo a dormire meglio durante il giorno. Decisamente. Inoltre, ha un letto a castello, perfetto per risparmiare spazio. I letti a castello sono fantastici, soprattutto nelle stanze più piccole. Esattamente. Permette più spazio per giocare e muoversi. L'ha decorato in qualche modo particolare? Sì, ha i poster delle sue band preferite alle pareti. Lezione 18. Giustizia e scienza. Odiava le regole ma aveva anche un forte senso della giustizia che lo guidava nella vita. È una combinazione interessante. Deve aver modellato la sua prospettiva sulle cose. Sì, il giovane ha studiato scienze all'università, mettendo sempre in discussione lo status quo.
La scienza è tutta una questione di indagine e di sfida alle idee consolidate, non è vero? Esattamente. Credeva che la comprensione del mondo potesse portare a un cambiamento positivo. È stimolante vedere qualcuno così appassionato sia della conoscenza che dell'etica. Sì, il suo viaggio attraverso la scienza non riguardava solo i fatti ma anche l'equità. Posso vedere come ciò lo motiverebbe a fare la differenza nella società. Lo ha fatto davvero. Voleva usare la sua conoscenza per combattere l'ingiustizia ovunque la vedesse. Lezione 19. Iniziative politiche. Altre importanti iniziative politiche a cui si è allineata includono un movimento pro-aborto. Sì, il movimento è noto per difendere i diritti e la salute delle donne. È essenziale per garantire che le donne abbiano la possibilità di scegliere riguardo al proprio corpo. Assolutamente. Le discussioni su tali argomenti sono cruciali nella società. Credo che sia importante sostenere i movimenti che mirano all'uguaglianza. Sì, l'advocacy può portare a cambiamenti significativi nella legislazione. È stimolante vedere le persone difendere le proprie convinzioni. Decisamente, porta l'attenzione su questioni che devono essere affrontate. Continuiamo la conversazione su questi argomenti importanti. Lezione 20. Vestibilità dell'abbigliamento. Quando scegli l'abbigliamento, dovresti considerare se è stretto o troppo largo. Decisamente, la vestibilità può davvero influenzare la tua comodità. Sì, è importante trovare qualcosa che consenta un facile movimento. Sono d'accordo. Dovresti anche considerare la lunghezza dei vestiti. Esattamente. La giusta lunghezza può fare un'enorme differenza nell'aspetto. Inoltre, si tratta di trovare uno stile che si adatti alla tua personalità. Sì. La fiducia viene dall'indossare ciò che ti fa sentire bene. Assolutamente. Esploriamo alcuni stili che funzionano per entrambi. Sono entusiasta di vedere cosa possiamo trovare insieme. Lezione 21. Sviluppo FIFA. In molti modi, lo sviluppo della FIFA segue l'organizzazione dello sport del calcio. Sì, è affascinante come l'organizzazione sia cresciuta nel corso degli anni. All'inizio della FIFA l'attenzione era rivolta principalmente alla definizione delle regole. Assolutamente. Lo sviluppo di un insieme di regole standardizzate è stato fondamentale. Nel corso del tempo, si è evoluto in una potenza globale nello sport. Sì, ora supervisiona competizioni ed eventi internazionali. La Coppa del Mondo è uno dei tornei più celebrati al mondo. Decisamente. Riunisce nazioni e tifosi come nessun altro evento. Sono entusiasta di vedere come FIFA continuerà ad evolversi in futuro. Lezione 22. Routine mattutina. Quanto tempo impieghi per prepararti la mattina? Circa 30 minuti in totale, che penso sia abbastanza efficiente. È fantastico. Di solito anch'io ci metto un po' più tempo. Veramente? A cosa dedichi la maggior parte del tuo tempo? Mi piace fare una piacevole colazione e aggiornarmi sulle notizie. È un bel modo di iniziare la giornata. Sì, mi aiuta a sentirmi preparato e informato. Dovrei provare a incorporare una routine mattutina più rilassata.
Può fare una grande differenza nel modo in cui ti senti durante il giorno. Lezione 23. Metodi storici. Durante il XII secolo, uno dei re d'Inghilterra, Enrico II, introdusse un nuovo metodo. Sì, quello fu un momento cruciale per molte riforme legali, non è vero? Assolutamente. I suoi cambiamenti influenzarono notevolmente il sistema legale inglese. È affascinante vedere come i personaggi storici possano plasmare il diritto moderno. Sì, le iniziative di Enrico II hanno gettato le basi per molte pratiche odierne. Adoro imparare come la storia influisce sui sistemi attuali. Ci dà un apprezzamento più profondo per le leggi che seguiamo ora. Decisamente, comprendere il passato può aiutarci a navigare nel futuro. Continuiamo ad esplorare argomenti più storici come questo. Lezione 24. Stampare copie. Posso stampartene una copia alla reception, ti piacerebbe? Sì, sarebbe davvero utile. Grazie. Nessun problema. È sempre bene avere copie fisiche come riferimento. Assolutamente. A volte, avere una traccia cartacea è essenziale. Andrò lì adesso per portarlo a termine. Grande, apprezzo il tuo aiuto con questo. Il piacere è tutto mio. Torno tra un attimo. Perfetto, sarò qui ad aspettare, pronto a rivedere il documento. Assicuriamoci che tutto sia in ordine per il nostro incontro più tardi. Lezione 25. Programmi per il sabato. Che ne dici di incontrarci al negozio sabato verso mezzogiorno? Per me funziona. Mi assicurerò di essere lì in tempo. Grande. Finalizziamo la nostra lista della spesa prima di andare. Sì, scriverò ciò di cui abbiamo bisogno, così non dimentichiamo nulla. Perfetto. Sono entusiasta di vedere cosa possiamo trovare insieme. Anche io. Fare shopping è sempre più divertente con un partner. Esattamente. Se abbiamo tempo, pranziamo qualcosa dopo. Sembra un piano adorabile. Non vedo l'ora. Ci vediamo allora. Non vedo l'ora che inizi la nostra avventura di shopping. Lezione 26. Contesto storico. È interessante come la società sia cambiata dopo il completamento delle ferrovie. Sì, intorno al 1900 molte cose erano diverse per le donne. Assolutamente. L'espansione delle ferrovie ha aperto nuove opportunità. Lo ha fatto. Le donne iniziarono ad assumere ruoli che prima erano limitati. Sì, ha rimodellato le comunità e il modo in cui le persone interagivano. Adoro conoscere questi cambiamenti storici e il loro impatto. Anche io. È affascinante vedere come si evolvono i progressi nel tempo. Sì, ogni progresso porta con sé nuove sfide e opportunità. Continuiamo ad esplorare queste storie, sono così arricchenti. Lezione 27. Preoccupazioni meteorologiche. Non va bene se rimaniamo sorpresi dalla pioggia. Lo so, può lasciarci completamente fradici. Sì, dovremmo controllare il tempo prima di fare qualsiasi programma all'aperto. Decisamente. Preferisco evitare di bagnarmi quando possibile.
Concordato. E tu? Sei pronto per la pioggia? Di solito porto un ombrello per ogni evenienza. È intelligente. Dovrei iniziare a fare lo stesso. Sì, è sempre meglio prevenire che curare. Pianifichiamoci di conseguenza così potremo goderci il nostro tempo senza preoccupazioni. Lezione 28. Ambientazione storica. Immagina di vivere in una piccola città nello stato americano del Missouri nel 1864 o 1865. Deve essere stato un periodo storico affascinante. Sì, molti cambiamenti stavano avvenendo durante e dopo la guerra civile. Assolutamente. Fu un periodo di trasformazione per l'intero paese. Allora la vita sarebbe stata molto diversa, soprattutto per le famiglie. Sì, le sfide che hanno dovuto affrontare erano immense. È intrigante pensare a come quelle esperienze abbiano plasmato le generazioni future. Decisamente. La storia ha un modo di influenzare il nostro presente. Continuiamo a immergerci in queste storie, sono così accattivanti. Lezione 29. Evoluzione dei trasporti. I trasporti hanno migliorato l'efficienza e la comodità in tanti modi. Sì, è incredibile quanta strada abbiamo fatto con la tecnologia moderna. Assolutamente. Viaggiare è più veloce e più accessibile che mai. Adoro il modo in cui le innovazioni ci hanno aperto il mondo. Sì, ci consente di connetterci facilmente con persone e luoghi. Inoltre, è affascinante vedere come i trasporti influiscono sulle economie. Esattamente. Svolge un ruolo cruciale nel commercio e nella comunicazione. Non riesco a immaginare la vita senza i progressi di cui disponiamo oggi. Neanche io. Continuiamo a esplorare l'impatto di questi cambiamenti sulle nostre vite. Lezione 30. Preparazione meteorologica. Oh, come ci sei riuscito? Mi sono messo a strati una giacca impermeabile per rimanere asciutto. È una mossa intelligente. È essenziale essere preparati per il clima. Assolutamente. Non esco mai di casa senza controllare le previsioni. È saggio. Può salvarti dal rimanere sorpreso dalla pioggia. Sì, essere proattivi fa la differenza. Dovrei iniziare a seguire il tuo esempio ed essere più preparato. Non è mai troppo tardi per iniziare. Rendiamola un'abitudine insieme. Ottima idea. Ecco come rimanere asciutti e comodi. Lezione 31. Politiche di pagamento. È previsto un addebito per i pagamenti con carta di credito? No, non è previsto alcun costo aggiuntivo per l'utilizzo della carta di credito. È fantastico sentirlo. Rende le transazioni molto più semplici. Assolutamente. È conveniente semplicemente scorrere e andare. Apprezzo le aziende che mantengono le cose semplici in questo modo. Sì, aiuta i clienti a sentirsi più a proprio agio durante lo shopping. Preferisco sempre luoghi trasparenti con le loro politiche. Decisamente. Costruisce fiducia tra clienti e aziende. Sono contento che abbiamo opzioni che funzionano bene per noi. Lezione 32. Ubicazione del negozio.
Ha sicuramente un grande cartello ed è proprio accanto a un negozio di alimentari. Ciò lo rende facile da individuare. Adoro le posizioni convenienti. Sì, è molto utile quando puoi trovare tutto in un solo viaggio. Assolutamente. Risparmia tempo e rende le commissioni molto più semplici. Apprezzo i luoghi che danno priorità all'accessibilità per i propri clienti. Sì, migliora l'esperienza di acquisto complessiva. Non vedo l'ora di verificarlo di persona. Neanche io. Assicuriamoci di visitarlo presto. Non vedo l'ora di vedere cosa hanno da offrire. Lezione 33. Sicurezza domestica. Nessun problema. È importante coprire tutti gli aspetti della sicurezza domestica. Assolutamente. La sicurezza dovrebbe sempre essere una priorità assoluta in ogni casa. Sì, dovremmo iniziare controllando le serrature di tutte le porte e finestre. Questo è un ottimo punto. Le serrature forti possono scoraggiare potenziali intrusi. Dovremmo anche considerare l'installazione di un sistema di sicurezza per una maggiore protezione. Decisamente. Un buon sistema di sicurezza può garantire tranquillità. Inoltre, l'illuminazione esterna può contribuire ad aumentare la sicurezza intorno alla proprietà. Sì, le aree ben illuminate attirano meno i visitatori indesiderati. Sono felice che ne stiamo discutendo, è vitale per creare un ambiente sicuro. Lezione 34. Monitoraggio del budget. Creerò un foglio di calcolo per tenere traccia delle nostre spese. Sembra un'ottima idea. Ci aiuterà a rimanere organizzati. Sì, gestire le nostre finanze è essenziale per i nostri obiettivi. Assolutamente. Ci dà un quadro chiaro di dove vanno i nostri soldi. Inoltre, può aiutare a identificare le aree in cui possiamo risparmiare. Esattamente. Mi piace l'idea di essere proattivi con il nostro budget. Prendiamo l'abitudine di rivederlo regolarmente. Sì, un monitoraggio coerente ci manterrà sulla strada giusta. Sono entusiasta di vedere come questo ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi finanziari. Lezione 35. Iniziare. Ti tiene sicuramente allerta. Come pensi di iniziare? Penso che inizierò delineando i miei obiettivi principali per il progetto. Sembra un approccio solido. Avere obiettivi chiari può guidare i tuoi progressi. Esattamente. Voglio essere sicuro di avere una visione chiara di ciò che voglio ottenere. Una volta ottenuto ciò, sarà utile anche suddividerlo in attività più piccole. Sì, in questo modo posso affrontare una cosa alla volta senza sentirmi sopraffatto. Non vedo l'ora di vedere come si svolgerà il tuo piano. Grazie. Sono entusiasta di tuffarmi e iniziare a far accadere le cose. Controlliamo regolarmente per condividere aggiornamenti e mantenerci motivati a vicenda.